Saluti, famiglia di stelle turche rivelate, e benvenuti nel luogo in cui le storie delle celebrità smettono di essere pettegolezzi e diventano specchi in cui ognuno di noi può riconoscersi. Oggi varchiamo la soglia più protetta della fama, quella della famiglia, dei soggiorni dove le parole rimangono in sospeso e dei telefoni che vibrano di messaggi mai pensati per occhi estranei. Quello che stiamo per raccontarvi su Can Yaman e Demet Özdemir non riguarda tappeti rossi o trofei scintillanti, ma il coraggio di un uomo che ha scelto di difendere il proprio cuore davanti alle persone che ama. Prima di aprire questa busta immaginaria e leggere ciò che non era destinato al mondo, unitevi alla nostra comunità, iscrivetevi, attivate le notifiche. E se sentite che questa voce merita di essere sostenuta, il pulsante Unisciti è lì per voi. Pronti a leggere tra le righe? Cominciamo. Il regno del gossip, abituato a titoli effimeri e rivelazioni lampo, è stato scosso da una confessione che ha avuto la forza di un terremoto emotivo. I dettagli più intimi della relazione tra Can Yaman e Demet Özdemir, un legame oscillante tra pudore e riflettori, sono emersi delineando un quadro di lealtà e resistenza che pochi si aspettavano. Secondo indiscrezioni trapelate nei circoli più riservati, Can, durante uno dei momenti più delicati e vulnerabili del suo rapporto con Demet, ha scelto di rompere il suo proverbiale silenzio, scrivendo un messaggio privato indirizzato alla sua famiglia. In cima a quella missiva digitale, una frase che rimbomba ancora oggi: mi hanno incolpato, ma avevo ragione. Una sentenza breve, ma affilata come una lama, capace di tagliare attraverso la nebbia mediatica. Per cogliere la potenza di quelle parole bisogna calarsi nel contesto. Da quanto circola tra le persone a lui vicine, Can avrebbe attraversato mesi tempestosi, un percorso a ostacoli che ha incrinato sia la sua quiete personale sia gli equilibri familiari. L'attenzione spasmodica attorno alla sua storia con Demet, lo sguardo microscopico rivolto a ogni gesto, i commenti talvolta crudeli e disinformati sui social. Tutto questo ha alimentato nei suoi cari una sincera preoccupazione. Spinti dal desiderio di protezione, parenti e affetti avrebbero temuto che Can stesse sacrificando troppo di sé, perdendo la rotta dietro a un amore che ai loro occhi poteva apparire tempestoso. Da lì ammonimenti, consigli duri, e quel refrain pungente: pensa al futuro, pensa alla tua serenità. Ed è proprio in questo punto di frizione che il messaggio di Can acquista peso specifico. Un confidente, che preferisce l'anonimato, rivela che l'attore ha deciso di non tacere più e di scrivere a cuore aperto. Non una lettera di scuse, ma una dichiarazione di principi. Can vi avrebbe messo dentro il suo labirinto interiore, la fatica di essere frainteso e la fierezza delle scelte compiute. Riferendosi alla sua relazione con Demet, avrebbe chiarito che non si tratta, e non si è mai trattato, di un capriccio, ma di un legame profondo, trasformativo. Non chiedeva permesso, ma chiedeva rispetto. Non implorava approvazione, ma comprensione. E poi c'è Demet, la presenza silenziosa che diventa vela quando il vento cambia direzione. Si mormora che lei, consapevole della tensione tra Can e la famiglia di lui, abbia scelto di essere sostegno e non tempesta. Avrebbe sussurrato parole semplici ma potenti: racconta la tua storia, non restare in silenzio. E sarebbe rimasta lì, accanto a lui, mano nella mano, mentre quelle frasi dolorose e necessarie prendevano forma sullo schermo. Non una musa distante, ma una compagna presente, attenta a proteggere il loro cerchio dagli echi esterni, custodendo il sentimento con eleganza ferma. Che cosa è successo dopo la pubblicazione di quel messaggio tra le mura di casa? Qui le voci si fanno caute. Si dice che la prima reazione sia stata un silenzio freddo, il tipo di vuoto che segue gli annunci che cambiano gli equilibri. Ma col passare dei giorni e con il tempo di rileggere, la famiglia di Can avrebbe cominciato a vedere oltre la punta dell'iceberg. La franchezza, la vulnerabilità, la lucidità di quel testo avrebbero agito come una chiave che apre porte bloccate da anni. Piano piano, gli sguardi si sarebbero ammorbiditi, gli abbracci si sarebbero allungati, e il rispetto per la determinazione di Can avrebbe trovato spazio dove prima c'era solo timore. Questa vicenda ha ridisegnato anche l'immagine pubblica di Can Yaman. Chi lo conosce sa che non ama mettere in vetrina le ferite, che preferisce il riserbo all'esibizione. Ma stavolta la verità è stata più forte della sua comfort zone. L'insistenza su quell'avevo ragione non è arroganza. È il bisogno irriducibile di affermare la propria direzione, anche quando il mondo tira da un'altra parte. C'è chi legge in quelle parole un messaggio a doppio binario, rivolto ai suoi,
ma anche, indirettamente, a chi lo ha giudicato senza conoscere il prezzo pagato per ogni scelta. Intanto, mentre dietro le quinte si ricostruivano i ponti, Khan e Dimet hanno fatto quello che sanno fare meglio quando serve: proteggere il loro spazio. Meno apparizioni insieme, una presenza social più discreta e una vita privata difesa con delicatezza. I fan più fedeli non hanno interpretato il silenzio come l'anticamera della rottura, ma come la quiete di due persone che stanno curando gli argini dopo la piena, per rendere il fiume più sicuro che mai. Ma torniamo al cuore del messaggio. Chi l'ha visto dice che non c'era rancore, solo verità. Khan avrebbe spiegato cosa significa amare quando tutto si fa rumoroso, come l'amore non sia una fuga ma una scelta ripetuta, come ogni mattina si rinnovino promesse che non hanno bisogno di platee. Avrebbe indicato punto per punto i fraintendimenti, chiesto ascolto, non giudizio, condiviso vulnerabilità, non debolezza. E in ogni riga, una mano tesa verso i suoi, non per farsi trascinare indietro, ma per invitarli a camminare insieme, con nuovi passi. Nel frattempo, nel settore si sussurra che quella lettera abbia avuto ripercussioni anche sugli amici e sui colleghi. Qualcuno l'avrebbe visto più stanco, sì, ma anche più leggero, come chi ha finalmente deposto un peso invisibile. Perché dietro mi hanno incolpato non c'era solo la famiglia, ma la pressione di un'industria che pretende, indaga, esige. Khan avrebbe tracciato confini chiari: qui entro io, qui resta fuori il mondo. Non per alzare muri, ma per mettere porte con chiavi scelte da lui. Il ruolo di Dimet resta un capitolo di cui parlano tutti. Non solo compagna di lotta, ma architetta di coraggio. Gli avrebbe ricordato che la tua famiglia è importante, ma devi fare ciò che è giusto per te. Parole che non dividono, ma ordinano le priorità. Parole che spostano l'ago della bussola verso l'autenticità, senza rinnegare nessuno. E così il messaggio è diventato anche un invito alla famiglia di lui a conoscere davvero la donna che Khan ha scelto, non il personaggio, ma la persona. C'è di più. Si mormora che Khan abbia approfittato di quella occasione per rispondere a critiche sul lavoro, sui suoi progetti internazionali, sul modo in cui l'amore con Dimet si intreccia alle scelte professionali. Avrebbe messo nero su bianco il desiderio di forgiare una traiettoria tutta sua, con l'umiltà di chi sa che si può sbagliare, ma che preferisce errori propri a verità altrui imposte. Una rotta che non rinuncia al sogno, ma ne allarga l'orizzonte. Chi osserva da vicino dice che questa fase per Khan è come una seconda nascita, più diretto, più centrato, più libero. E no, non libero da Dimet, libero insieme a Dimet, che è cosa diversa. Perché quando il sostegno non soffoca ma sostiene, si respira meglio. E si decide meglio. I due, oggi, appaiono più maturi, più solidi, meno interessati alle vetrine e più attenti alle fondamenta. Non serve mostrarlo a ogni passo. Lo si intuisce nel modo in cui, pur non parlando, comunicano. Questa storia ci consegna una domanda sempreverde: fin dove arriva il dovere verso la famiglia e dove comincia il dovere verso se stessi? Forse la risposta non è una linea, ma un equilibrio che si aggiusta ogni giorno, come una sedia che scricchiola finché non trovi la posizione giusta. L'amore non cancella le origini, ma chiede di scegliere la direzione. E scegliere, a volte, fa rumore. Khan lo ha fatto con un messaggio, Dimet lo ha sostenuto con una presenza costante. Il resto, il tempo lo sta mettendo al suo posto. E ora mi rivolgo a voi, famiglia di stelle turche rivelate. Vi siete mai trovati a difendere un amore davanti alle persone che vi vogliono bene, ma che non capivano? Pensate che Khan abbia fatto bene a esporsi così con i suoi, per Dimet e per se stesso? Raccontateci la vostra esperienza nei commenti, perché le vostre voci sono il cuore pulsante di questo canale. Se questa immersione vi ha toccato, lasciate un like, condividete il video e fate arrivare questa storia dove deve arrivare, nelle orecchie di chi giudica senza ascoltare. E se desiderate sostenere ciò che facciamo, considerate la possibilità di unirvi al canale. Ogni gesto è un mattone in più per costruire uno spazio dove la verità non grida, ma si fa sentire. Iscrivetevi, attivate le notifiche, rimanete con noi, il meglio deve ancora essere raccontato. Perché la verità può pungere, ma libera. E oggi ci lascia con l'immagine di un uomo che dice: mi hanno incolpato, ma avevo ragione non per vendicarsi, ma per riconoscere la propria strada. E di una donna che risponde: racconta la tua storia non per fare rumore, ma per dare pace. Alla prossima, prendetevi cura di ciò che amate, e restate con Stelle Turche Rivelate, dove ogni sussurro diventa racconto e ogni racconto
se ascoltato, diventa lezione di vita.